io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere non un progetto, un video, un qualcosa come siete abituati, ma bensì l'unione delle mattonelle con l'ago. Avevo fatto già un video, un tutorial, dove vi facevo vedere 5 metodi diversi per unire le mattonelle, però con l'uncinetto. Lì l'ho fatte tutte all'uncinetto. E invece mi avete chiesto, molte di voi, anche di farlo vedere un qualcosa con l'ago, perché non tutte magari vogliono chiuderlo con l'uncinetto e quindi lo vogliono chiudere con l'ago. Quindi io adesso, oggi vi faccio vedere dalla più classica chiusura con l'ago, che sarebbe la chiusura invisibile, ok? Che quindi non si vede niente, a un altro metodo molto semplice, molto carino. Allora, prendiamo le nostre mattonelle. Io in questo caso ho fatto appunto queste mini mattonelle, perché tanto è giusto per farvele vedere, ok, il procedimento com'è. Quindi vi ho fatto queste mini mattonelle per farvelo vedere, e userò un ago da lana con un filato. Il filato ve l'ho messo lilla, in modo che per questa che andremo a fare adesso è la chiusura invisibile. Vedrete che appunto potete usare qualsiasi tipo di colore e non vi rimane a vista, cioè rimane tutto ben nascosto. Prendendo la prima mattonella, come sempre, se no, una mattonella granny o comunque anche altri tipi di mattonelle, abbiamo l'angolo fatto di catenelle. Quindi qua ci sono 3 catenelle in questo caso, quindi noi andiamo a prendere proprio quella centrale. Quella centrale entriamo da dietro verso il davanti, ok? Allora, quella centrale viene lavorata sia con la mattonella di sopra che sia se ci fossero le altre mattonelle di fianco, ok? Quindi vale per questa catenella centrale, per questa verrà lavorata di qua e questa è l'altra parte di qua, ok? Come anche qua, questa centrale viene lavorata con quella centrale di qua e questa centrale con questa di sinistra sotto e quest'altra centrale di sinistra alta, ok? Quindi, perché molti anche mi hanno chiesto, ma io nell'altro video combinazione avevo fatto due catenelle come angolo, e allora mi hanno detto, ah, ma se ho 3 catenelle come devo fare? Ok, quindi è la stessa cosa, le 3 catenelle, appunto quella centrale praticamente si lavora sia con quella di sopra che con quella di lato, quindi è molto semplice. Allora in questo caso appunto andiamo a prendere quella centrale, entriamo da dietro verso il davanti e ci tiriamo il filo. Lasciamo la codina un po' lunga in modo che poi se dobbiamo andarla a fermare, a tirare o cosa, almeno ce l'abbiamo disponibile. E poi prendiamo praticamente la centrale di quest'altra mattonella, ok, con la catenella a fianco, e per fare il punto invisibile praticamente dovete entrare nella catenella, vedete solo dalla parte qua sotto della costina, e uscire nell'altra catenella solo la parte sotto, ok, e tiriamo il filo. Quindi siamo nella mattonella di sotto, siamo alla catenella centrale, rientriamo dove abbiamo iniziato praticamente tutto, dove c'è già il filo, e usciamo solo dalla parte di sotto nella catenella a fianco e tiriamo il filo. Quindi di nuovo, ok, rientro dove c'è il filo della parte di sopra ed esco nella maglia a fianco prendendo sempre solo la parte di sotto e tiro.
E di nuovo qua entro sempre dove ho fatto uscire praticamente il filo e prendo la maglia dopo, quella successiva, ok? Quindi di nuovo qua facciamo praticamente una parte della mattonella alta e poi una parte nella mattonella bassa. Ok, e qua io vi dico che già potete iniziare a stringere. Vedete come rimane? Cioè è praticamente nullo. Adesso qua è ancora pochino, ok? Quindi adesso andiamo un po' avanti, vi faccio vedere che non si vede, cioè il filo non si vede niente. Quindi siamo in questa maglia dove c'è il filo, fate attenzione perché una volta che tirate, piuttosto se non riuscite a vedere, allargatevela un po', quindi in questa maglia di qua, e andiamo a prendere l'altra maglia. Ok, qua c'è il filo, quindi qua vedete, e la costina della maglia a fianco. Ok, vedete? Allora, questa è così. Una volta che siete qua, tirate tutto. Tirate tutto, vedete, lo dovete tirare un po' bene, e si uniscono e non si fa vedere più niente. Nella parte dietro è quasi nullo anche qua, cioè c'è un piccolo rilievo che però non dà fastidio, comunque è proprio minimo, ma non si vede quasi niente neanche qua. Però a noi è la parte davanti che ci interessa e come potete vedere è tutto unito e il filo lilla non si nota. Cioè io adesso sto lavorando appunto con questo filo apposta di un altro colore per farvelo vedere. Ok, vedete, sto arrivando alla fine. Qui anche vi consiglio, vedete, quando siete un po' così, fatelo, cioè stringetelo un po' alla volta, non aspettate di chiuderlo tutto dopo alla fine, perché più che altro io ho visto che chiudendolo poi tutto alla fine magari mi capita che in mezzo non si chiuda bene, cioè non si tira bene il filo e quindi devo stare un po' a tirare il lavoro da una parte e dall'altra. Invece facendolo così un po' alla volta, sai, pezzettini e pezzettini, vedete questo primo pezzo è già chiuso, io basta che mi vado a tirare questo, vedete che qua è un po' aperto ancora, quindi me lo devo tirare bene e si va a chiudere. Quindi non abbiate paura di tirare il filo, ovviamente se in caso tirate troppo vi scappa anche da qui, però cercate magari di tenere anche sta parte e andate a chiudere tutto il resto. Ok, quindi stiamo arrivando qui alla fine. Ok, vado a fare le ultime chiusure e poi vi faccio vedere anche come unire le altre due mattonelle, perché appunto anche lì molti mi hanno chiesto, mi hanno detto che per carità nel video che avevo fatto già con l'unione delle mattonelle con l'uncinetto facevo già vedere come chiuderle tutte e quattro insieme, però ve lo faccio rivedere anche qua perché tanto il metodo comunque è lo stesso, o che sia col lago o che sia con l'uncinetto, il metodo è sempre lo stesso, però comunque ve lo faccio vedere anche qua. Per unire le altre due mattonelle, ok, allora siamo arrivati praticamente qua alla mattonella centrale, sia da una parte che dall'altra, si rientra con il filo nella mattonella centrale di quella di sopra, si prende l'altra mattonella
e si entra nella mattonella centrale e quindi si vanno a unire queste due. Quindi si rientra dove c'è il filo della mattonella di sotto, prendendo la terza catenella della mattonella aggiuntiva che dobbiamo andare a mettere. Quindi ritornando, vedete qua, riprendo dalla terza catenella alla catenella a fianco, ok, e anche qua sotto vado a prendere le catenelle sotto per chiuderle e continuo così tutto per la mia lunghezza. Ok, vedete? Adesso ve lo tiro così vi faccio vedere. Ok, che appunto rimane tutto bello chiuso. Ok, quindi così si va a finire tutta la lunghezza delle nostre mattonelle. Adesso vi faccio vedere anche come attaccarla dall'altra parte. Vedete, avevamo fatto questa chiusura, sono arrivata alla fine e adesso vi faccio vedere come attaccare più che altro qua al centro, perché è sempre quello il problema un pochino più che uno magari ha difficoltà. Quindi sono arrivata quindi qua quasi al centro delle mattonelle, quindi entro ancora qua nella prima catenella che c'è della mattonella sopra e questo della mattonella sotto, la prima catenella della mattonella sotto. Ok, adesso entriamo nella catenella, appunto quella di sopra, e andiamo nella catenella, ok, nella prima catenella che c'è della mattonella di sinistra. Qui essendo già che c'era la chiusura di quella che avevamo fatto prima, è un po' tutto attaccato, però si riescono a vedere le maglie, le catenelle dove uno deve andarla a prendere. Vedete, questa è la prima maglia alta, quindi questa è la catenella. Quindi io entro da una catenella all'altra e lo stesso faccio nella parte di sotto, dalla catenella di qua alla catenella di qua. Ok, quindi qua poi, infatti io non l'ho stretto, ok, si può stringere tutto e poi si continua normalmente come abbiamo fatto per il resto dei lati, quindi prendendo appunto le catenelle e le maglie pure, comunque solo la parte sotto della costina e andiamo a unirle. Ho voluto farvi vedere anche questa parte appunto del centro perché e poi si stringe, vedete, ed è perfetto, non si vede niente, tutto bello chiuso. E dicevo, ve l'ho voluto far vedere perché appunto sapevo che comunque poi qualcuno mi diceva, ah, ma come devo fare al centro? Non riesco, oppure non ce l'hai fatto vedere. Ok, quindi allora ho preferito appunto farvelo vedere un attimo. Per la seconda chiusura che vi voglio far vedere, ho fatto delle mattonelle esagonali, a parte che mi servono per un progetto che arriverà il tutorial, quindi fate attenzione che ci sarà appunto questa mattonella e appunto ho detto tanto le devo unire tutte insieme, quindi vi faccio vedere quale metodo anche si può usare su una mattonella esagonale. Anche qua la chiusura invisibile va benissimo, può essere fatta tranquillamente. Allora, in questo caso la mia mattonella qui all'angolo ha una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Ok, quindi questa qua
e la catenella. Ok, se in caso voi avete la classica mattonella con le 3 catenelle o le 2 catenelle, come sempre con le 3 catenelle si inizia da quella centrale, con le 2 catenelle si inizia, se dovete andare a attaccare quella di sopra, si inizia con la catenella più a sinistra. Per attaccare invece la parte di destra si inizierà con la catenella più a destra. In questo caso appunto c'è solo una catenella, quindi non si può sbagliare, cioè, bisogna andare per forza su quella catenella. Quindi si prende, allora, questa è la maglia bassa, questa è la catenella. Si prende la catenella tutta, tutte e due, ok? Le costine. Facciamo passare il filo. Ok, in questo caso si inizia da quella di sopra, vedete, ho fatto passare il filo da dietro verso il fuori, il davanti, e quindi si rientra nella catenella centrale. Questa è la maglia bassa, questa è l'altra maglia bassa, quindi questa è la catenella dal davanti verso il dietro, quindi si riprende la maglia a fianco, nella mattonella praticamente che abbiamo sopra si entra sempre dal dietro verso il davanti, e nella mattonella che abbiamo sotto dal davanti verso il dietro, che poi per fare più veloce si può fare anche così, prendendo già tutte e due le mattonelle, quindi qua dal davanti e questa dal dietro, dal davanti e il dietro, dal davanti, questa al dietro. Ok, questa è la chiusura semplice, cioè praticamente è una chiusura. Io secondo me facevo queste chiusure io quando ero bimba, che ancora non ero capace a cucire. Allora quando mia mamma mi dava un pezzettino di stoffa, perché le facevo una testa quanto una campana, che volevo cucire, volevo imparare a ricamare, volevo fare tutto, allora lei mi dava 2 pezzettini di stoffa e io facevo sta chiusura, e infatti veniva tutta poi talmente tiravo veniva tutto in rilievo, tutto il cordino, praticamente un cordino tutto duro in rilievo, perché stringevo tanto tanto, perché sennò avevo paura che si staccassero. Quindi e io questa chiusura appunto la facevo da piccolina. Adesso ovviamente per le mattonelle fatte così non vado a stringere tanto, cioè la lascio comunque, non dico morbida, ma il giusto, cioè la lascio giusta, ok? Questa qua è una chiusura che può andare bene anche per i laterali della borsa, quando c'è la parte frontale della borsa e poi il lato, per fare l'unione tra il lato sì, più largo e il lato appunto destro o sinistro che sia della borsa, si può andare a fare questa chiusura, perché rimanendo comunque, vedete, in questo senso, la borsa che rimane così, è una chiusura che è bellina al lato a vedersi, quindi la trovo anche molto appunto utile secondo me per la chiusura appunto delle borse laterali, parlo di quelle laterali. Una volta che avete attaccato le 2 mattonelle, ok, le prime 2, per attaccare la terza semplicemente si prende appunto la terza mattonella, si va a girare il tutto e si va ad attaccare praticamente un lato e l'altro, così si fa anche più in fretta, anziché solo attaccare magari uno lato da una parte, poi stacchi il filo, poi riprendi, rifai l'altro pezzo con un altro filo. Invece no, praticamente si prende già appunto l'altra mattonella, come sempre ci mettiamo
nella catenella centrale, ok, con la catenella centrale. Quindi io per comodità me le vado già a unire così insieme, prendendole con l'ago già tutte e due, la mattonella di sotto e la mattonella di sopra, e vado a tirare il filo. Adesso vi faccio vedere qua praticamente all'incrocio per attaccarle tutte e tre insieme, perché la mattonella quadrata sappiamo comunque è semplice, quindi ormai sappiamo come attaccarla, ma una ad esempio così esagonale come la attacchiamo? Ecco, ve lo faccio vedere. Quindi qua per l'incrocio prendiamo la maglia bassa della mattonella di sotto, ok, e entriamo nella catenella della mattonella di sopra. Quindi entriamo di nuovo nella catenella della maglia, questa qua, della mattonella di sotto, e rientriamo di nuovo nella stessa catenella di sopra, della mattonella di sopra. Quindi ci giriamo un po' il lavoro, entriamo nella catenella della mattonella, questa qua di sotto, e usciamo nella prima maglia bassa della mattonella di sopra. Ok, spero che mi abbiate seguito. Ok, quindi ho preso, allora, da qua la prima maglia bassa, sono entrata nella catenella di questa mattonella, l'ho chiusa, poi ho preso la catenella di qua, di nuovo l'ho richiusa con la catenella di questa mattonella, poi mi sono girata e sono passata alla catenella di quest'altra mattonella con la prima maglia bassa di qua, di quest'altra mattonella. Quindi adesso riprendiamo con qua con la prima maglia bassa a continuare qua normalmente sull'altra maglia. La chiusura praticamente deve essere presa, come potete vedere, sulla stessa maglia, che poi la catenella, sulla catenella dovete fare due passaggi, vedete, escono due fili, su ogni catenella del centro escono due fili, quindi non, è un po' difficile da capire all'inizio, però cerchiamo, cioè magari riguardatevi di nuovo questo tutorial in modo da poterlo capire. Io comunque quando poi andremo a fare questo progetto, ok, con queste mattonelle, piuttosto ve lo faccio di nuovo rivedere la chiusura, quindi se proprio non l'avete capito bene, appunto ve lo rispiego un attimino qua nel centro, come attaccare le tre mattonelle, appunto come fare per questa chiusura. Adesso questa chiusura può essere lasciata così, ok, solo con appunto questo tipo di riga, ok, che si vede, oppure fare delle X, che sarebbe un po' anche tipo una sorta di punto a croce. Ok, io questa chiusura X l'avevo fatta già tanto tempo fa su una borsa di una signora che me l'aveva chiesta un po' con le borchie, un po' dark, ok? Allora, come chiusura, per non fare la classica chiusura, è che appunto volevano qualcosa un po' di diverso, avevo fatto la chiusura questa qua X. Io adesso ve la faccio vedere, poi potete comunque vedere se vi piace, se la potete usare, se non la volete usare, vedete un attimo. Adesso farla magari qua su queste mattonelle esagonali rimane, ma più che altro qua per il centro, rimane un attimino magari un po' problematica. Però sulle mattonelle quadrate, le classiche mattonelle granny, viene benissimo, cioè si può fare benissimo, pure perché la mattonella
dove si deve unire a 4 è più semplice, ok, farlo. Quindi io comunque ve lo faccio ugualmente vedere. Allora, adesso per fare la chiusura, allora praticamente ci dobbiamo mettere, voi dovete far conto che qua è come se ci fosse pure già un'altra mattonella, ok? Quindi io mi vado a mettere qua giusto per farvi vedere come si inizia a fare la X, però voi contate che qua c'è l'altra chiusura. Ok, quindi sarebbe, ok, qua dove c'è la chiusura, poi mi vado a mettere l'ago praticamente sotto alla seconda riga qua della chiusura ed esco con l'ago sulla prima riga, però nella parte sopra. Ok, e faccio la X, vedete? Quindi di nuovo vado a mettermi nella terza riga sotto ed esco nella seconda riga sopra e vado a fare la X. Vedete che si formano le X. Non vi potete sbagliare perché tanto col filo, vedete, siete qua sopra, boom, sapete che dovete andare al di sotto, scendere qua sotto. Però dovete far uscire l'ago nella chiusura prima, cioè praticamente in quella stessa dove dovete fare la X. Per chi sa fare il punto a croce lo capisce subito, perché è il metodo appunto del punto a croce. Chi non lo sa fare, chi non lo sa lavorare, comunque è anche questo, cioè ve lo sto spiegando, quindi non è difficile. Quindi entriamo nella parte sotto della riga che ci viene, che ci sussegue e rientriamo nella parte sopra della riga dove dobbiamo fare la X. Vedete, questa è anche carina come chiusura, giustamente qua con le maglie basse, cioè questa riga di maglie basse, perde un po', ci andrebbe appunto una maglia alta, in modo che comunque dà modo di non rimanere tutto così troppo attaccato, ok? Perché vedete il bianco poi qua si vede poco. Ci fosse stata solo la maglia alta, con maglia alta la X sarebbe venuta meglio. Io comunque ve l'ho fatto vedere ugualmente anche così, perché era carino, ve lo volevo comunque far conoscere anche questo tipo di chiusura un po' più particolare. Quindi adesso, arrivando qui al centro, ok, si va sempre in quella di prima e si esce con il filo in quella dopo. E adesso la chiusura X la andiamo a fare su quest'altro lato, ok? Cioè qua dobbiamo farlo per forza solo su un lato. Quindi siamo qua, entriamo nella parte sotto, qua dove c'è tutto l'intreccio, ok? Mi vedete? Qua dove c'è tutto l'intreccio, entro qua sotto e la faccio uscire qua sopra. Non verrà proprio, ok, vedete, una X perfetta, però almeno l'abbiamo chiusa un pochino. Quindi da qua continuiamo a fare subito qua la prima. Quindi entriamo qua nella parte seconda e usciamo nella parte sopra. Vedete? E continuiamo a fare le nostre X. Anche questa è una chiusura appunto molto carina, molto semplice, anche perché poi una volta capito il meccanismo anche di questa, cioè vedete, si fa in fretta. Per chi vuole, appunto, ripeto, la può lasciare solo con il primo giro, praticamente solo così, ok? Invece chi vuole un qualcosina di diverso può farla tranquillamente così. Ok, e qua giustamente siamo arrivati alla fine, ci sarà poi quello che infatti vi consiglio è fate prima tutta l'unione
tutte così, cioè ne avete 5-6 da attaccare, ok, fate prima l'unione così. Se poi volete fare invece le X, le fate tutte dopo, una volta che le avete attaccate tutte insieme. Cioè non fate appunto, ah, ho fatto ok, queste tre, adesso mi vado ad attaccare questa. No, attaccatevi prima tutte insieme, tutte con questa chiusura, cioè vedete voi. Beh, per fare questa X sì, per forza con questa chiusura. E poi dopo appunto fate praticamente il ritorno, prendete pezzo per pezzo e ve lo fate. Perché se adesso appunto avessimo avuto qua le altre, l'altra mattonella attaccata, appunto avremmo potuto continuare sia da una parte che dall'altra. Ok? Quindi appunto vedete un attimo. Io spero che anche questa chiusura appunto vi piaccia, che sia appunto un qualcosa che vi può ritornare utile, perché magari non subito, ma magari poi più avanti, magari la potete trovare utile per appunto fare le vostre chiusure delle vostre mattonelle. La cosa più importante appunto è chiuderla, era chiuderla a 3. Ripeto, io l'ho fatta con sta chiusura, poi magari ve la faccio vedere con altro tipo di chiusure, perché so che appunto quelle a 4, le quadrate sono più semplici, queste qua esagonali un po' meno, ok? Quindi ve la faccio rivedere magari con altri tipi di chiusure. Ok, quindi io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere i miei prossimi tutorial e se il video vi è piaciuto lasciate anche un like e noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!